Ecco, carissimi amici, mi sembra doveroso voler e dovere fare veramente una riflessione sulla vita dei profeti, su quella parola profetica che anima la vita di quelli che la Madonna ai giorni nostri, ecco, li fa un po' uguali a quelli di ieri. Vorrei prendere dei piccoli passaggi della Sapienza rivelata, per esempio. Medita la pazienza che ebbi nel sopportare 1000 torture nel tempo della passione. Fu esemplare e con essa provvide a indicare il vero cammino alle anime chiamate a essere ministri, profeti, operai. Oggi continuerò a parlarti della notte tremenda in cui fu immersa l'anima mia prima che venisse il giorno del Getsemani. Veramente, cari amici, è arrivato quel tempo di grande oscurità. La Madonna dice: voi state attraversando la pienezza di esso, il più grande segno è la divisione, l'inganno con la falsa religione e anche ad opera di falsi profeti. Allora, cosa voglio dirvi? In questi ultimi giorni mi è capitato nel mio girare nelle varie nazioni che molti o pochi a seconda dicono: sei una ormai donna, non più ragazza, che sei arrivata ad una tua purezza, quindi tu non senti più il dolore e le sofferenze che sentiamo noi. Quindi quando tu ammaestri, tra virgolette, bisogna dirlo con molta umiltà, o quando tu parli, lo dici dall'alto della tua sapienza, della tua purezza, della tua santità. Al netto di tutto dico, cari amici, che la terra urla come una creatura oramai piena di paure, di mostri, piena di orrori. E i profeti sono un dono che Dio dà. Però veramente, come ai tempi di Mosè, Dio dice ancora oggi che coloro che peccano contro di Lui li cancella dal suo libro. E se pensassimo alla sua misericordia come l'abbiamo conosciuta, però veramente una volta sola verrà e sterminerà tutto quello che non è buono, compresi i peccatori. Dunque io dico questo ai miei fratelli e alle mie sorelle che mi ascoltano: dovremmo amare il Maestro nostro, che non è Maestro del mondo, ma è sempre Maestro di Israele. E dice una cosa molto importante: non è facile la vita di un profeta, esso è sempre solo, ma Dio gli resta accanto e lo fa forte nelle prove. E poi, nel dolore morale darai senso profetico a colui che vive in situazioni di schiavitù. Chi sono gli schiavi? Sono tanti fratelli e sorelle che incontro, tanti figli che così voglio che divengano, perché me lo chiedono. E dice Gesù: nell'ora della pena eleva il capo al cielo, contentandoti di apparire fallita e umiliata. Ma io non lo sono, perché ho una bellissima famiglia, un bellissimo figlio, un lavoro. Alla fine umiliazione di cosa, no? Però Gesù dice: io vivo nel tuo annuncio, sostegno del grande mistero d'amore. Qual è questo sostegno? È l'opera della riparazione eucaristica. E tutti voi potete partecipare di questo, come poi lui aggiunge, dice: molti saranno gli angeli che si associeranno al tuo cammino. Io immagino che non siano solo gli angeli del cielo, ma anche e soprattutto quelli della terra. C'è tantissime anime che spuntano come piccole stelle, no? Come la stella è spuntata per Giacobbe, ma non solo per lui, ma per tutti coloro che amano Dio con tutte le loro forze, il loro cuore. La stella Cristo, cioè la Madonna, che dopo le lotte della terra ci conduce al cielo, no? Dove il nostro posto è preparato. E quindi
dopo tutto il tempo passato, no, che abbiamo saputo e siamo stati istruiti dalla voce del Padre, credevo fosse chiaro che la voce di Gesù negli ultimi tempi attraverso le apparizioni della Madonna fosse lo stesso che sentire le parole che Gesù avrà sentito nella sua vita o che il Padre abbia detto ad Isaia, no? C'è sulla vita dei profeti, che non sono dei beati, assolutamente, anzi dovremmo capire quanto sia severo il Signore, come sia severo l'amore suo per tutti questi. Cioè, noi dobbiamo capire che mentre per la maggior parte della gente Dio nelle loro stanze li va a trovare e gli sorride, anche attraverso la Madonna che è corredentrice, tanto sofferente, addolorata per ciascuno di noi. Però attenzione, voi che state alla dolce sua presenza, per noi altri non siamo tanto destati dal sorriso, quanto da tantissime situazioni che servono al secolo della nostra vita. C'è l'insegnamento che serve a salvare tante anime e quindi la nostra maniera di vita è come una vera confessione, una vera sofferenza, anzi, lo dico, come vivere un Vangelo integrale in pochissimo tempo, no? E arrivare alla perfezione degli insegnamenti vivendola tutti i giorni come madre, sposa, eccetera. E poi dice Gesù: io non cambio la mia promessa, ma come ai tempi di Mosè e dei profeti la bestemmia si alza da un'umanità impazzita, idolatra, arrogante, piena di frode e di delitto. E sì, cari amici, perché io vi vorrei dire che quando il popolo di Dio, tanto tempo fa, è uscito dalla terra d'Egitto e si è visto come una vera rinascita, no? Cioè il popolo si vedeva finalmente ritrovare in una situazione nuova, cioè in un'indole differente, e aveva bisogno di un profeta come Mosè. E Mosè ha educato, ha condotto, come dice il Deuteronomio, è stato il più grande dei profeti. Però, cari amici, io voglio anche dirvi una cosa. Io non sono una studiosa né mi intendo di queste cose, ma vi posso dire che la prima qualità di Mosè sicuramente è stata la sottomissione alla volontà di Dio. E allora tutta la sua esistenza ha avuto solo un unico scopo: realizzare quel disegno, cioè la salvezza del Signore, ma non tanto per lui in quanto tale, per il popolo che Dio gli ha affidato, no? Quindi in cambio Dio lo ha dotato di una potenza eccezionale, no? Quando guardiamo quel bastone che simboleggia la potenza di Dio, noi possiamo capire che tutto questo assume la forma di un serpente, ma lui tiene questo bastone nella mano, ma questo bastone diventa bastone di guarigione, no? Ed è anche il fatto di saperlo tenere in mano. Chi può tenere un serpente in mano? Ecco, è un uomo, un grande profeta che trasmette il messaggio divino al suo popolo. Però se noi scoprissimo un po' il lato umano di Mosè, capiremmo che per esempio Mosè non è stato un grande oratore, e si sa che invece Aronne era dotato di capacità oratorie a differenza di Mosè. Quindi spesso Mosè andava da lui e diceva: dai, quello che io so dillo tu, no? C'è anche da dire che c'è tutta la storia del faraone, il cuore indurito, e quindi a un certo punto Dio cosa doveva fare? E non poteva soltanto parlare, ma operare, perché il faraone era tosto di cervello e tardo pure, come dire, di cuore,
e quindi si rendeva indispensabile fare dei miracoli. Allora terrai in mano questo bastone con il quale tu compirai prodigi, no? Esodo al capitolo 4, versetto 17. Questi segni, come quelli di Manduria, no? Come quando Gesù dice: vi è pure chi vuole la tua morte, e non sono nascoste al mio orecchio, al mio occhio la trama e l'insidia, ma il mio profeta non dorme nella notte e non potrà essere colto né alla sprovvista, non è vero? Sì, infatti, mentre io vi faccio questa meditazione, molti di voi sono già a nanna. Però vi vorrei dire questo, cari amici: quel bastone che porta Mosè, con cui fa i prodigi, per me è l'olio della Madonna, a Manduria, quando ci dice che questi segni rivelano la volontà di Dio, no? La potenza del Signore, quando Dio ci dice: se io opero dei prodigi è perché io do il mio consenso, anche a fronte di un popolo che si ribella. Allora noi guardiamo le piaghe d'Egitto come quelle che abbiamo oggi e quelle che verranno ancora, no? Il massaggio dal Mar Rosso, l'acqua che poi viene, come dire, resa dolce, fatta zampillare miracolosamente dalla roccia, scusate, la manna, le guaglie che sfamano il popolo nel deserto, sono tutti episodi, no? Che mettono, come dire, episodi più famosi, no? Che qualche volta abbiamo sentito quando i sacerdoti ce li raccontano attraverso le omelie, ma se andassimo nel cuore della parola di Dio vedremo tutta questa eccezionale attività profetica. Dunque, ieri viene designato Mosè come successore, no? Poi dopo viene Giosuè, che sembra guidare bene quel popolo di Dio, anche da un punto di vista politico e militare. I lineamenti profetici oggi possono essere sfumati in tantissime personalità. Però io vi voglio parlare di Manduria perché non sia confusa con parole profetiche spruzzate di qua e di là. Mia madre è venuta nella vostra terra, parliamo di Puglia, Manduria, prima che il vulcano odioso scoppi e faccia del Mediterraneo un sol fuoco, un sol dolore, una sola rovina, una sola morte. Quanti l'hanno ascoltata? Quanti? Non si sa, forse pochi o pochissimi. Dice Gesù: ferire te e dichiararti falso profeta è stare un dire a Cristo nel suo tempo. Fa questo per opera del demonio. Ma come può una giovanetta sapere tanto se non sia il divino autore che la rende saggia? Ciò non vuol dire che ella è esente da peccati e colpe, ma dove sono stati quei pastori buoni che vedevano la fanciulla insidiata e sono accorsi per vigilare perché non fosse sbranata dai lupi? Ecco, oggi io mi sono fortificata con tutte queste sofferenze, persecuzioni. Non voglio fare analogismi perché lungi da me dire che io, Deborah, forse, come vuole Dio, profeta di oggi, posso assomigliare a anche Deborah, profeta dei giudici, del libro dei giudici di ieri, o del libro dei re, o a un Mosè, assolutamente, ma mi piacerebbe saper amministrare la semplice forma di giustizia, equità nella mia famiglia, quindi tra i miei figli, ma non sotto una palma del cavolo, ecco, ma piuttosto attribuire a Dio tutta la gloria e come dire, al netto di tutto, vivere la mia dimensione profetica, ma nel vero senso. Io non ho problemi come molti hanno
che sullo sfondo della storia dei profeti si collochino anche quelli dell'eredità della monarchia. Anzi, chi conosce Manduria sa che la vocazione dei veri personaggi carismatici non solo vengono chiamati da Dio in tempi di guerra, ma guerra anche pratica. Ma quel senso profetico poi ci dovrà animare per un bel tempo e noi abbiamo anche una responsabilità. Non vorrei vantare certamente responsabilità di tipo militare, questo non me le attribuisco, ma non escludo che in futuro potrebbe pure accadere, ma io vi voglio dire quello che continua ad animare i veri profeti come me, a fronte di tanti uomini che dicono tu sei dura, non sei come la misericordia, come la divina volontà, dove il peccato viene non certo scusato, ma. Allora io vi dico, io non scuso niente. Io sono stata chiamata dal mio Signore ad avere un atteggiamento misericordioso ma combattivo. E bisogna avere coraggio, cari amici, nel portare il messaggio e spesso è segno di contraddizione e che opera nel mondo come una spada, come un fuoco. Quindi voi capite che avere, come dire, il Signore che parla, fa uscire dall'Egitto, no? Il popolo di Israele. Ma oggi anche noi stiamo uscendo da un tempo terribile. E allora Dio ci dice, solo i miei profeti veri sono rassicurati, io prometto a loro aiuto ed efficacia. Quindi la differenza sono le qualità essenziali dei guerrieri veri, di quelli falsi, di quelli che annunciano il nome di Dio, ma Dio non è con loro. Quindi queste offerte che fanno i falsi profeti sono carbonizzate, lo capite? Sulla roccia quel fuoco brucia tutto ai falsi profeti. Invece quando c'è un'esperienza che è inconfutabile della presenza e la fedeltà a Dio, lo prova la vita stessa della persona del profeta. Allora dice Dio, quando la pace arriverà verso di te, il tuo cuore sarà il mio altare. Allora, cari amici, cosa posso dire? Che lo stolto pensa non c'è Dio, tutti hanno traviato, quindi tutti sono corrotti. E quindi lo stolto se ne va con quest'idea che la sua iniqua condotta la fanno gli altri e quindi uguale anche lui se ne va per quelle strade. E quindi lo stolto cade facilmente nella sua follia perché la stoltezza, la sua gioia, la sua compagna. Ma io voglio dirvi dal di dentro, cioè dal cuore, degli uomini escono le intenzioni cattive. Come dice Marco, fornicazioni, furti, omicidi, adulteri, cupidigie, malvagità, inganno, impudicizie, invidie, calunnie, superbie, stoltezze. Allora, cari amici, cominciamo a capire una cosa bella, santa, forte, grande, che se vogliamo fare un cammino oggi con la Madonna, dobbiamo essere capaci di entrare nello sguardo della Madonna. Come dice Gesù, medita la pazienza che ebbi nel sopportare 1000 torture, ma anche voi che ricevete le parole del profeta, abbiate la pazienza anche di capire che il profeta non vi può scusare sempre di ogni cosa e che il profeta non vi deve far dormire, non vi può far dormire. Anzi, vi auguro tante notti insonni quanto quelle che noi passiamo. Ma non perché dobbiate condividere il dolore morale del profeta, assolutamente, ma perché sappiate che il Vangelo non si adatta a voi, a nessuno, in nessun tempo, e che la vita è fatta di miliardi di anni, e noi non sapremo mai fino a quando il Vangelo del Signore nostro Gesù Cristo finirà. Anzi, noi sappiamo che
nella nostra miseria spirituale il Vangelo finirà il giorno dopo che l'uomo sarà in vita. Allora la vita di ora è tale che non possiamo seguire alla perfezione gli insegnamenti che la Madonna ci dà, ma li possiamo seguire, benedetto Dio. E oggi siamo pagani come quelli dei primi secoli, quando erano troppo diversi da quelli che conoscevano il Vangelo. Oggi però il Vangelo noi l'abbiamo saputo, l'abbiamo scoperto, i 1000 messaggi della Madonna. La Madonna Manduria dice: la mia apparizione è l'ultima con la quale chiamo pubblicamente il mondo. Allora tutti lussuriosi, crapuloni, crudeli, scettici, viziosi e avidi, egoisti, manipolatori hanno saputo anche in passato strappare la grazia di Dio, no? Però oggi rischiamo veramente di giocarci la misericordia del Signore se noi non diciamo: Signore, è vero, tu sei misericordioso, ma se tu non vuoi noi non siamo guariti. E allora mettere dentro il cuore di Gesù tutta la nostra umiliazione è necessaria, perché Gesù vuole gente eroica anche nella preghiera. Riuscire a strappare dalla grazia di Dio e dal male un amore, una, come dire, piccola, gratuita alternativa all'inciampo del male, una piccola grazia. È eroismo, cari amici. Infatti Gesù dice: in verità io dico che per seguirmi occorre lasciare tutto, ma in particolar modo gli affetti di se stessi. E questo vuol dire pure quel regno che tutti si riempiono la bocca, chi della divina volontà, chi della pienezza, chi del regno mariano, chi del regno della perfezione. Dice Gesù: oh, sarà il regno dei miei veri fedeli, ma è già il regno dei fedeli di oggi, perché il regno di oggi vuol dire che è l'ora del trionfo suo e del trionfo nostro, perché finalmente la nostra gioia è di vivere nella pienezza della volontà di Dio, cioè superando i problemi di ogni giorno, superandoli, combattendoli, non arrendendoci nel prenderci le medicine, nel sentirci arresi, nell'essere ammalati di ansie, di depressione, ma spogliandoci dei compromessi, di tutte le idee del mondo, di tutte le medicine del mondo che dicono: abbandonate l'idea di Cristo, piuttosto vivete come meglio credete, tanto Dio alla fine perdona tutti. Allora, come i gentili del primo tempo, noi di oggi, no? Uomini e donne, come possiamo salvarci? Allora ringraziamo, perché Dio ci aiuta attraverso la vera civiltà che viene nella terra, la voce dei profeti. I profeti non respingono Dio, quelli veri lo accolgono. Quelli veri mettono a fuoco la volontà di Dio, e se la volontà di Dio qualche volta è dura da mettere in pratica, ricordiamoci che il Vangelo ce lo ripete tutte le volte. E cosa ci dice il Vangelo? Che per ricevere il vero battesimo noi dobbiamo avere la forma di Cristo, e la forma di Cristo prevede di essere uomini e donne veri, non annoiati. Non che scegliamo il Vangelo solo perché siamo rattristati da qualcosa, oppure lo scalpello di Dio sta lavorando troppo nel nostro marmo, e allora da profani diciamo: oh, ogni colpo, meno male che Dio ce lo dà, ci sentiamo un po' vivi. Diamo perfezione a quest'opera che Dio mette attraverso Manduria, che è una carezza, è un'attenzione di Dio, un abbraccio forte ma anche lieve. È lo strumento che vi dà per piacere. Non vi piaccia all'occhio vostro e non si fermi allo sguardo vostro. Se ha profumo o non profumo, non fermatevi alle narici, al respiro.
e neppure giudicatelo con la bocca, che a volte diventa dura rispetto alle situazioni. Ma guardate questa Manduria come un quadro, una tela che ancora non è realizzata. E ringraziate Dio perché intanto è bella, i frutti sono buoni. Allora, se i frutti sono buoni, gli uomini cercheranno la pianta. E questa pianta è irrorata di sangue, di rugiada, di lacrime della Madonna, che serve a questa sete di Dio, quella vera. Dio è l'architetto santo, il musicista perfetto, cerca veri artisti, veri eroi, vere persone che danno a queste cose che lui crea, danno la possibilità di continuare a realizzare capolavori con tutte le vostre vite spirituali. Ovunque voi siate dispersi in qualsiasi parrocchia o anche persone che oramai non credono più, non partecipano più, non amano, forse odiano, io mi rivolgo a voi come il primo comando. Ubbidisci o disubbidisci, figlio mio? Vuoi morire o vuoi vivere e restare alla vita? Allora ascolta il profeta. Quello che ti sollecita è il profeta, la santità. Avvicinati alla perfezione del Padre, che non vuol dire che se non la incontri o non riesci ad ottenerla, allora te ne scappi o sei distratto o ti volgi lontano. Cerca di sostenerla questa perfezione, anche se non la sfiorerai mai. Però non fare come la classica volpe che vede l'uva da lontano e dice quanto è buona, però siccome è acerba ed è lontana non ci arriva, allora è brutta. No, amici miei, siate veri fedeli e allora sarete rigenerati come lo sono i profeti. Ma non aumentate la piaga ai profeti quando dite oh, ma come sono cattivi questi profeti, oh, ma sono così, oppure alcuni seguono tutti dappertutto. Adesso viene questo, adesso viene quell'altro e poi sono tutti profeti, tutti uguali. No, cari amici, non siamo tutti uguali, ciascuno ha delle qualità particolari. Allora io vi dico che non tutta la stessa acqua esce dalla stessa roccia di Dio. E anche ieri i personaggi carismatici che comandavano le azioni, c'erano quelli che erano investiti per la guerra, altri per altri tipi di responsabilità, ma tutti hanno dimostrato di avere comunque un grande coraggio nel portare il messaggio che è sempre segno di benedetta contraddizione, che opera nel mondo come una spada di dimensione profetica di fuoco, perché è tipico del profeta non andare in accordo con il mondo. Quindi, cari amici, pregate per i profeti, pregate per Manduria, siate buoni e ringraziate Dio perché il gesto profetico che Dio dà a Manduria, che fa con Manduria, è una spiegazione pedagogica. Dio dà alla storia di Manduria un'iniziativa forte, scegliendo il profeta e gli dà un'anima particolare con l'iniziativa di Ruach, del suo spirito. Questo però modo di fare di Dio richiede anche un atteggiamento da parte della povera Deborah, che suo malgrado viene chiamata un po' veggente, un po' profeta. E quindi qual è l'atteggiamento che deve avere questa persona? Innanzitutto totale umiltà, che è l'opposto proprio della parola che usiamo quando cerchiamo mago, magia. E poi il profeta innanzitutto, che ha una forza superiore, non pretende mai di imporsi,
ma si sottopone e si sottomette a Dio e sa che per natura il veggente, il profeta, la povera Deborah sta all'antitesi delle potenze infernali e quindi si può soltanto, come dire, ridimensionare e sperare nella virtù della forza divina che Dio gli può dare. Non è una formula specifica, capiamoci, però è proprio la vita che diventa un'invocazione tutta. Non è solo le preghiere che la povera Deborah può innalzare al cielo che possono diventare degli oracoli di grandezza, di guarigione e di santità. Non è quello che esce dalla bocca della povera Deborah che diventa qualcosa di grande, ma è quella combinazione, no? Che si attiva tra l'accoglienza della povera Deborah, piccola profeta, il niente, il nulla, che si ripiega l'azione di Dio. E allora in quel momento Dio che entra nel cuore della poverina, nell'azione dell'uomo, no? In quella volontà piccola, umile e semplice, gli conferisce una possibilità di compiere cose che la persona neppure può immaginare. Allora, quasi ferma l'orologio, cari amici. Quindi, come fa un profeta se non è un buon conduttore di questo messaggio? Come fa a portare la grazia di Dio, a farla scendere nella pietra dura del cuore degli uomini? Se non lo fa in collaborazione con Dio, no? E quindi Dio lo realizza con tanti modi e Manduria è un modo diverso rispetto ad altri luoghi di realizzare la Bibbia oggi, la parola sua vivente, chiaramente, che attua insieme al profeta, pur essendo uno strumento odierno, no? Nel 2022. Chi è il profeta di oggi? È colui che mantiene la stessa, come dire, personalità di ieri, no? Un uomo di Dio che ha temperamento, forse qualche volta, anzi spesso più di qualcuno ha detto oh come non mi piace, come parla male, che tipo di linguaggio ha nella trasmissione, ma il messaggio divino, no? È veicolato anche nel carattere della persona che vive nel corso dei secoli. Dunque la pedagogia divina assume diversità nelle forme diverse di ogni tempo che si adeguano pure alla diversità dei tempi e dei luoghi. E allora io cosa vi devo dire, cari amici? Termino solo così con le stesse parole di nostra madre quando dice che quel grande tempo di oscurità sarà il segno della divisione e l'inganno della falsa religione ad opera di falsi profeti. Io vi saluto e vi benedico nel nome della Vergine Eucaristia, non madre, ma Vergine, nel nome della sorgente di Dio Santo della perenunzione, perché siate unti e liberati con il suo olio prima del segno della bestia che desidera segnare tutti quelli che vivono da bestie mortali, senza riuscire mai a alzare un po' l'occhio al cielo e dire ma io perché sono venuto al mondo? Sempre con la testa giù basta. Viva l'olio di Maria, l'olio che dobbiamo pregare perché comincia anche a scarseggiare nel suo giardino, quasi segno premonitore di un tempo di grazia che sta per finire, per essere rendicontato. Cari amici, io vi sono vicina, prego per voi pregate perché i profeti non abbassino mai la testa. Amen.